Ciao ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un modulo meta. Sì, è uno ragazzi dei moduli più utilizzati in assoluto in tutte le loro varianti, ma è pur sempre un modulo meta. Un modulo che vi farà vincere facile le partite, perché se lo sapete utilizzare, ma soprattutto con questo stile di gioco che oggi andremo a vedere, è veramente devastante. Andiamo subito ragazzi in campo e vediamo il modulo. Il modulo ragazzi fondamentalmente parliamo di un 4-3-3, ma nella sua variante appunto con due trequartisti. Il 4-3-3 per chi mi segue da più tempo sa benissimo che è uno dei miei moduli preferiti, se non il mio preferito in assoluto. È un modulo che permette di giocare con qualsiasi tipo di stile di gioco, con tantissime carte, cioè è uno di quei moduli a differenza magari di altri che ci sono un pochino più particolari, anche con per quanto riguarda appunto gli stili di gioco individuali dei giocatori. Con il 4-3-3 va bene un po' tutto, il 4-3-3 diciamo che va da solo, infatti è uno dei moduli anche quando magari qualcuno di voi mi chiede consigli o mi capita di fare qualche piccolo video lezione, per qualcuno di voi appunto che consiglio sempre di partire dal 4-3-3 o comunque dal 4-4-2 quando magari non sappiamo bene dove andare a parare, nel senso che siamo un po' persi, magari non riusciamo più a giocare e via dicendo. Analizziamolo subito ragazzi, con questo modulo vi divertirete tantissimo, avete visto che c'è il vie laterali e è veramente un modulo devastante, anche perché adesso andiamo a vedere, ci sono diversi stili di gioco in campo. Io ragazzi parto dal portiere, ma è un ruolo che potrei tranquillamente anche tralasciare, tanto diciamo è ininfluente riguardo il modulo. Io ho lui chiaramente uno dei più forti del gioco, ma mettete un po' chi volete voi. In difesa ragazzi giochiamo con 3 DC e un terzino difensivo, quindi partiamo con Beckenbauer. Piccola caratteristica che dico adesso, così almeno non devo stare a ripeterla per tutti i difensori: devono essere ragazzi molto veloci, forti chiaramente con il salto, con il contatto fisico, la tecnica possiamo anche un pochino diciamo tralasciarla, lui vabbè è una leggenda quindi è ben livellato anche da quel punto di vista, però l'importante ragazzi velocità e contatto fisico e tutti i parametri difensivi, colpo di testa, quindi di comportamento difensivo, contrasto, aggressività e via dicendo. Perché? Perché ragazzi con l'attuale gameplay non possiamo permetterci di avere difensori lenti, come infatti potete notare tutti sopra almeno gli 88-89, quindi se sono anche sopra i 90 meglio ancora. Questo Van de Ven è un incontrista molto molto interessante, quindi sviluppo incontrista. Vicino a lui ci metto un terzino difensivo che va bene anche in sostituzione con uno sviluppo, perché fanno abbastanza i movimenti simili da questo punto di vista. Maldini è un terzino difensivo come carta, ma può fare anche il DC, quindi come possiamo notare comunque gioca con il massimo comunque dei suoi overall. È una carta chiaramente strepitosa. Costa curta, questa carta dovremmo avercela un po' tutti, almeno chi è più anziano sul gioco probabilmente ce l'ha. È una carta che io ho maxato in questa maniera, fa il suo. È un terzino diciamo che quando era uscita era un po' la novità, perché terzini difensivi fortissimi, mi ricordo non ce n'erano tanti in giro. Questo Costa curta sicuramente ha un po' rivoluzionato quel tipo di mercato, ecco. Anche lui comunque velocità, difesa, tecnica va bene, salto, insomma contatto fisico. Diciamo che nei parametri di questi 4 signori qui dietro l'unica cosa che possiamo un pochino tralasciare è la tecnica. Loro ce l'hanno tutti alta, ma perché sono giocatori top, ma ovviamente ecco ad esempio vedete un Van de Ven che è un pod settimanale, ha 63 di possesso stretto, ma va benissimo, dribbling 82 che non ce ne facciamo nulla ovviamente, però comunque va bene, cioè anche se avesse sul 70 di dribbling o di controllo palla, c'è 72, comunque sono parametri che vanno bene. A noi ci interessa più che altro che siano forti nel difendere, ragazzi, che riconquistino palla. Poi se non ci sanno impostare con i piedi di Pirlo l'azione cambia poco. In mediano ragazzi io ci metto un incontrista. Anche qui ci saranno sicuramente alcuni dibattiti, perché c'è chi dirà ma col 4-3-3 così da solo è meglio mettere un collante, un tra le linee. Ragazzi io ho questo Vieira che secondo me è uno dei mediani più forti del gioco, infatti non lo levo mai pur essendo ormai una versione vecchietta di Vieira, però comunque è pur sempre iper efficace, riconquista tutto e ovunque nel campo, quindi ragazzi non vedo perché dovrei toglierlo. Ovviamente funziona però sì anche un collante o un tra le linee.
diciamo che dobbiamo un pochino vedere che tipo di centrocampo impostare. Io con un centrocampo dove ho comunque 2 trequartisti abbastanza offensivi preferisco metterci uno di quantità più che di qualità. Nel senso, non che Vieira non sia di qualità, anche, attenzione, però ovviamente non è un Pirlo, non è un Iniesta, non è un Xavi. È sicuramente un giocatore però che, a differenza di questi appena nominati, riconquista molti più palloni. A me interessa questo, anche perché la qualità, ragazzi, ce l'abbiamo poi qui davanti. Abbiamo Yildiz, che è un giocatore chiave, e secondo me in questo ruolo è fondamentale avere un giocatore chiave, anche perché poi andremo a vedere appunto le descrizioni dei 3 attaccanti. E dall'altro lato invece un regista creativo, importantissimo lo so metterci un regista creativo, proprio perché dobbiamo avere, oltre che la spinta, quindi con Yildiz e sulle fasce, dobbiamo avere comunque anche un punto di scarico. Vieira rimarrebbe troppo basso, anche perché per via delle istruzioni che poi andiamo a vedere che le abbiamo dato, quindi dobbiamo avere un punto di scarico un pochino più vicino, diciamo, all'area di rigore avversaria. E in questo caso chi meglio di Sneijder? Ovviamente ha dei piedi fatati, guardate un po' che tecnica, una carta strepitosa, tutte carte che nel tempo ho avuto piano piano la fortuna di vincere. E ragazzi, veramente veramente incredibile. Ma registi creativi comunque forti, qualcuno anche regalato dal gioco, tra l'altro ce ne sono diversi. Peggiore delle ipotesi, soluzione low cost, Pedri con le monete, comprato appunto con le monete dal Barcellona con le monete eFootball parlo, non le monete vere, con le monete quelle azzurre. Quindi ragazzi, peggiore delle ipotesi, ripiegate su di lui e va benissimo. Io Pedri lo utilizzo tantissimo, e se in questo modulo non l'ho messo, non l'ho portato, però comunque un giocatore che a me piace molto. Va bene anche un tra le linee, attenzione qui, come trequartista, potrebbe starci. Quindi io dicevo centrocampo di quantità per poi avere la qualità un pochino più avanti. Ovviamente però dovete vederlo voi, dovete vedere voi soprattutto come vi trovate meglio. C'è chi ad esempio metterebbe un collante e io sono completamente d'accordo. A destra, ragazzi, mettiamo un taglio al centro. Lionel Messi, taglio al centro, ragazzi, è devastante, iper veloce questa carta, è una delle versioni di Messi secondo me più forti mai uscite. E che c'è da dire, ragazzi? Niente. Fa tutto, segna, si inserisce, crossa, è perfetto. Se non avete un taglio al centro va bene anche una ala prolifica o uno specialista di cross. Attenzione ragazzi, perché lo specialista di cross è lo stesso fondamentale. Infatti io dall'altro lato ce l'ho messo, perché giochiamo, ricordatevi, con i vie laterali e non con il contropiede, dove comunque la manovra si costruisce abbastanza per vie centrali. Altra soluzione potrebbe essere mettere Messi seconda punta, quindi spostarlo, accentrarlo un pochino e mettere, quindi allargare magari un pelino di più Kostic, in modo tale da favorire i cross per Milik. Kostic, dicevo, è uno specialista di cross che funziona molto bene. Non sarà questa grande carta, come possiamo vedere dai parametri, però comunque ragazzi fa molto bene il suo. Quando ha la palla lì che riesce ad andarsene un pelino, mette dei palloni in mezzo favolosi, veramente fantastici per questo Milik, che lo stesso non sarà questa grande prima punta, ma che comunque ragazzi fa il suo, mi protegge molto bene la palla, mi fa salire la squadra e di conseguenza ragazzi a me è ciò che voglio. Poi soprattutto dai cross di Kostic nascono per Milik spesso e volentieri diversi gol. Quindi ragazzi io vi consiglio di provare a mettere un giocatore, se non è un fulcro di gioco, comunque un giocatore forte di testa, soprattutto se giochiamo per vie laterali. Perché è un consiglio meta questo? Perché purtroppo, volente o nolente, ragazzi, che piaccia o non piaccia, i cross su sto gioco sono buggati. C'è tanta gente, io non gioco adesso diciamo con i cross, infatti delle volte mi dimentico che sto giocando con vie laterali e non riesco a trovarmi magari molto bene al centro, perché dovrei chiaramente in fase di costruzione poi la manovra in questo caso allargarla. Però c'è gente invece che gioca così, ragazzi, nulla in contrario, ognuno libero di giocare come gli pare, però ovviamente creano dei meccanismi buggati nel gioco, perché il gioco sappiamo benissimo che è un gioco fatto in cui ci sono dei meccanismi che funzionano più di altri, e questo è uno di quelli. Quindi dove abbiamo i crossatori seriali che mettono palloni al centro per i vari Milik, Haaland, Lewandowski e chi più ne ha più ne metta, Koller soprattutto, mamma mia, e chiaramente ragazzi ci fanno una marea di gol giocando solo dai cross. Ci sono chiaramente le tattiche per poterli contrastare, però ci danno comunque molto fastidio.
quindi ragazzi mi raccomando provatelo, e le istruzioni individuali sono molto semplici. Il difensivo chiaramente sul mediano perché è un incontrista, ma anche se mettessi un tra le linee o un collante io ci metterei comunque il difensivo, perché non possiamo permetterci ragazzi che il nostro mediano salga, perché altrimenti siamo scoperti. L'ancoraggio su Milik perché abbiamo già gli esterni che vanno appunto sulle fasce, quindi lui deve rimanere bello lì fermo, pronto a ricevere i cross o di Messi o di Kostic. Contropiede ragazzi sempre su Milik, ripeto, deve stare lì, stare fermo, non deve fare niente, deve soltanto prendere e far salire la squadra e all'occasione giusta buttarla dentro di testa. E il contropiede ragazzi su Kostic. Altra piccola cosa che vi dico però subito dopo, perché voglio ricordarvi sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, che sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati, passando dai link che trovate in descrizione ragazzi. Non dovete fare nient'altro, semplicemente cliccare sul link, i prodotti li andrete a pagare comunque uguali a quanto li avreste pagati a prescindere, di conseguenza è solo un modo per supportarmi e io ne sarei molto grato. Sono aperti anche gli abbonamenti già da un po' di tempo per chi volesse, in modo tale da poter sbloccare dei contenuti in tanti esclusivi dedicati per voi, ma poi anche la possibilità di giocare direttamente con me o avere dei video personalizzati su di voi, a un costo chiaramente di, parliamo di €1, forse di €2, ma costi veramente irrisori, mentre Amazon e Gamivo, come già detto, sono gratuiti. Piccola cosa, prima di chiudere ragazzi, non so se vi siete accorti che chi manca in campo, almeno non parlo magari per i più nuovi, però parlo per i più affezionati ragazzi, chi manca in campo delle mie solite squadre? Manca Mbappé, perché ragazzi, non perché stia giocando male, perché attenzione, non è che manca, ce l'ho comunque sempre in panchina, pronto all'uso, non si sa mai, ma ragazzi con questo modulo, con questa tipologia di squadra ho notato che Mbappé sì, è molto forte, molto veloce, segna un sacco di gol, però allo stesso tempo ragazzi per i vie laterali forse, a meno che non giochi con due punte, se no non è proprio un giocatore adatto, perché in questo caso io andrei a mettere comunque traversoni in mezzo e Mbappé, con tutto rispetto per lui, chiaramente non è proprio fortissimo di testa. Mbappé ha altre caratteristiche, è rapido, è veloce nello stretto, tira delle belle sassate, però ragazzi a me serve anche qualcuno che comunque mi vada a colpire di testa, però come vi ho detto prima, la soluzione qualora volessi farlo giocare è ad esempio accentrare un Messi, togliere lui, mettere quindi una seconda punta o una punta, e in quel caso entrerebbe ovviamente Mbappé, perché è il giocatore che ci ha risolto tante partite questi ultimi giorni. Insomma, adesso voglio fare questo test che ho già provato, vi dico la sincera verità, in qualche partita in divisione, e è molto divertente, quindi mi raccomando ragazzi, provatelo, fatemi sapere nei commenti se a voi piace il via laterali o il passaggio lungo, come eventualmente li strutturate, come eventualmente li usate, in modo tale da creare comunque anche un po' di conversazione a riguardo e scambiarci i nostri pareri. A me sapete benissimo che fa molto piacere. Vi ringrazio, un saluto, alla prossima dal vostro Luca Taran. Ciao e mettete mi piace ragazzi, mi raccomando.